però così io non capisco un cazzo, c'ho la luce negli occhi. Cioè, mi illumino la barba d'immenso. Alexa, prima luce 3%. Alexa, prima luce 40%. Wow. Mi uccidi. Alexa, prima luce 1%. Computer? Computer? Ah! Salve, computer. E forse usando la tastiera? La tastiera. Pittoresco. Però non dico. Adesso mi senti? Sì, adesso mi senti. Ok, allora il routing mi era un attimo perduto come un ubriaco con la birra. Mi piaceva di più la volta. Ti piaceva? Vendesi Apollo X8 poco usata, tenuta benissimo, saletta non fumatori, e poi rimango con la volta e faccio tanto che cambiano, credo che non se ne accorga praticamente nessuno. C'è un sacco di gente che si fa delle gran pippe mentali su prendo anch'io, faccio, e poi usi un tonor e la gente non si accorge che hai usato il tonor. Quindi adesso possiamo parlare, con questa introduzione, del Thousand Sphere Labs che hai davanti a te, che sono 7 mesi, vero, che lo stai usando però? Sai che non lo so? No, te lo dico io. Perché il video abbiamo fatto 7 mesi fa. 7 mesi fa. Allora, volevo tirare un attimo le somme, perché sto ricevendo un po' di chiamate e di messaggi di gente che sta vedendo ancora il famoso video che avevamo fatto, nel quale io ti dicevo, non so se ti ricordi, sai, io faccio il cambio del microfono, sento cambiare il suono per un po', però dopo un po' devo rimettere sotto il mio Neumann 87. So se noti. Sì. O l'Aston Spirit, però solitamente io uso l'87. Che in questo momento è in un cassetto. In questo momento è qua, nella sua bella scatoletta, scatolata. Questa, cioè, voglio dire, Lenny, questa è una di quelle cose che fa arrabbiare un sacco di gente, non si può tenere un 87. Molta gente mi ha detto, ma è un sacrilegio che tu tieni il Neumann, perché prima la scatoletta era nel cassetto, tac, eccolo qua. Eccolo. Cavolo. Le proprie le. E non l'ho rimesso sotto. Io non l'ho rimesso sotto. E oltretutto, la cosa ancora più particolare è che sai che lui emula veramente un numero consistente di microfoni, no? Sì. Io l'ho usato molto all'inizio con l'emulazione del 47. Sì. Poi ho provato l'87, ho provato anche il 49, però diciamo che delle emulazioni che stavo sentendo, quella che mi convinceva di più era il 47. Adesso non sto più usando l'emulazione, perché sto usando praticamente quella che è l'impostazione Sphere, quella che è il microfono. Quindi comunque tiene aperta la sua applicazione? Certo, la sua applicazione. Lui ha 3 posizioni di Sphere, chiamiamole. C'è una direct, una diffuse e una linear. Non mi chiedere quali siano le differenze, se vuoi te le faccio sentire. Adesso sono vabbè, che l'audio che abbiamo è quello che arriva da Skype, però forse qualcosa. Vabbè, però un po' dovresti sentirlo. Questo è il linear, mentre questo è il direct. Io qui da Skype non ho sentito assolutamente niente. Ok, c'è un po' di differenza, poi magari dopo quando vai a riprendere l'audio lo sentirei. Ah, ok, perché tu mi mandi poi l'audio, stai registrando? Ah, no, se vuoi te lo registro. Sì, così almeno sentiamo. Che io in editing poi lo... Allora, facciamo... questo è lo Sphere con l'impostazione direct. 1, 2, 3, prova microfono, mentre questo è lo Sphere con l'impostazione linear. 1, 2, 3, prova microfono. Non c'è tutta sta differenza, però io quella che preferisco è la versione direct. E qui
a parte il che uso della Nive, che è quasi completamente chiuso, nel senso che sto tagliando gli 80 Hz e c'è un pelino, ma proprio un pelino di apertura sulle medie, ma appena appena, perché sai che io sono ormai particolarmente sordo, quindi e un po' di LA2A che ti dico non si muove quasi laghino lì, per cui è proprio lì a limitare un po', giusto per non fare danni. Quindi direi che lo Sphere è veramente un gran bel microfono, almeno per i miei gusti. Quindi a 7 mesi possiamo dire che non torneresti indietro. Hai lasciato il Neumann U87 nella sua scatoletta, allora, a dormire. L'87 rimane comunque un must per me. Però nelle varie prove fatte, per dire, voglio dire, ho provato il Worm 47, il 47 qui mi piace molto. Sinceramente io il 47 originale non l'ho mai provato, per cui non so dirti quanto sia fedele, ma lui come microfono di partenza è un ottimo microfono, cioè quello che state sentendo adesso è lo Sphere. Poi lo Sphere c'è questa cosa qua che se tu lo spegni aspetta, però tu lo devi, ok, si spegne. Cioè, lo devi collegare ad Alexa. Alexa, accendimi lo Sphere. Allora, qualcuno mi aveva chiesto questa cosa dei LED. I LED sono spegnibili smontando sotto dove c'è praticamente l'attacco, sì, del Canon, che tra l'altro non è un Canon, è un cavo proprietario, un ponticello da spostare e a quel punto lui non si accende, non si spegne più. Però non sono dei LED giostrai, diciamo, non sono un tamarri, sono carini, cioè sì, dai. Fa la sua bella scena, diciamo. Poi vabbè, io qui sono pieno di LED, che cazzo, manca se c'è anche 4 qua in più lì sotto e poi sei, però lo spoiler c'è già, lo vedi? Spoiler c'è, in effetti. Poi ci mettiamo l'autoradio dentro, quella estraibile. Quello però non te lo potresti portare in vacanza come microfono, perché è un microfono piuttosto impegnativo. È un po' un casino, poi va con 2 cavi, cioè è un po' un casino. Sì, ma lì per via delle emulazioni, perché ha 2 capsule in realtà, cioè è doppia la capsula. Quindi... Sì. Vabbè. Sì, no, per quello stavo valutando la Volt. Oddio, io ho fatto delle ottime cose col Samsung, sinceramente, collegato in USB sul Mac, poi ci usi 2 o 3 plugin, il sistema della spugna è identico, la tieni in punta, come si suol dire, e così è proprio. E le plosive vanno un po'. Ecco, ma qui allora mettetelo bene in punta e poi stateci vicino con la bocca e fate po' e non funziona niente. E tra l'altro non lo faccio neanche con quello, lo faccio col suo originale, che è piccolissimo. Ah beh sì, infatti io invece ho preso questo perché mi sembrava che fosse più sbolone. Ma quella è una bella soluzione, infatti c'era in giro da qualche parte qua. Vedi? Mi hai dato una buona idea. Metti sopra e ci sono 4 dita di spazio. Sarà finito sotto la scrivania come l'altra cosa che cercai prima. Quindi ogni tanto occorre chinarsi, stare attenti alle spalle. Qui è un pozzo, cioè non è una cabina, non si capisce. Bene, quindi di fatto siamo arrivati a questa conclusione che lo Sphere è fantastico. È un buon microfono, sì, un buon microfono. Poco poi, rumore, grande qualità. Sì. Tra l'altro mi diceva, mi sembra Francesco, mi diceva che ci sono diversi studi che iniziano a ordinarlo, perché ti dà una mano quando tu hai diversi speaker da gestire con diverse tonalità di voce. Per cui se hai, non so, la voce femminile che magari è particolarmente aperta, eccetera, vai a scegliere un modello che va un po' a chiudere. È che puoi fare molto agilmente gli abbinamenti tra microfono, non solo un microfono, ma anche più di uno, sì, e preamplificatore e poi i vari plugin. Io di là, per esempio, ho fatto un setup doppio e sto usando un 67
per i corsi, perché è più chiuso, mi consente di fare delle registrazioni lunghe, più pulite, come gli audiolibri, Mhm. con un editing minimo, mentre sugli spot posso usare tranquillamente l'87, perché fare l'editing su uno spot è una cosa Sì, ma molto mi più- diceva anche il proprietario di uno studio di Milano che loro hanno l'U87, però diceva, sai, molte volte io l'U87 è un ottimo microfono, ma faccio fatica perché ci sono delle voci che non ci stanno sopra. che non ci stanno insieme, No, capito? infatti. Non è il mio caso perché io con l'U87 mi trovo benissimo, ma mi trovo molto bene anche con questo. Questo Spirit e U87 per me sono il tridente. Tant'è vero che poi ho venduto tutto praticamente. Cioè tutti gli altri microfoni. Il 47 l'ho dato dentro, il TLM 103 l'ho dato dentro per questo. Adesso non mi ricordo più. C'è tutto Daniele Sì, cioè, in vendita. Daniele che deve tirare fuori Una volta. per un'estate, una volta, uno Shure Esatto. e anche il cloud filter, perché altrimenti non te lo godi al massimo. Però sì, va bene, faremo Esatto. questo. Ok, allora noi non siamo sponsorizzati, però scrocchiamo molto volentieri e dire, compratevi un Thousand Lab. Buonanotte. Buonanotte, grazie Ivano, grazie. Ciao. Ciao. Meno scanzonato. Ma che io devo stare attento perché lui inizia a registrare e non ti dice niente tutte le volte. Perché mi piace prendere quelle cose. Già. Allora, qui il 48 volte è spento. Questo è. Sai che non l'ho mai provato, non c'è neanche il tasto. Ultra Voice? Sì, adesso provo. Allora il mio è più bello perché il mio ce l'ha il tasto non è off. Tu ce l'hai il tasto. Io non so neanche perché ce l'ho questo qua, non mi ricordo.